Siamo arrivati a Sant'Arcangelo. Avevo conosciuto alcuni dei Mutoid a Londra nei primi anni 90. Come nasce una storia? Spesso da una piccola casualità, una cosa che ti sfiora e potresti ignorare. E in quel momento hai due scelte: far finta di niente o lasciarti prendere dalla curiosità e andare a vedere cosa c'è dietro. Io ho scelto la seconda, ovviamente, e questa scelta mi ha portato a Mutonia. Mutonia non è un luogo nato per caso. È il frutto di un viaggio iniziato negli anni '80, quando la Mutoid Waste Company, un gruppo di artisti, meccanici e punk londinesi, decide di trasformare rottami e materiale di scarto in sculture, macchine impossibili e performance post-industriali. All'inizio degli anni 90 vengono invitati dal Festival Sant'Arcangelo dei Teatri. Arrivano qui in Romagna e trovano un'ex cava lungo il fiume Marecchia. La trasformano nel loro villaggio. Un laboratorio a cielo aperto, dove tutto quello che la città scarta diventa arte, vita quotidiana e comunità. Siamo arrivati a Sant'Arcangelo e purtroppo siamo caduti durante il mercato del paese. Ah, guarda, lì c'è un cartello che dice Mutonia, dritto per dritto, lo vedi? Piccolino, però il problema è che indica appunto il mercato. Onestamente fermarmi durante il mercato del paese dopo mi distraggo e perdo la focalizzazione di questo video, quindi noi continuiamo la nostra strada alla ricerca dei Mutoid. Siamo in Romagna e non potevo non fermarmi a prendere una piadina. D'obbligo. Buono. Lascio il mercato alle spalle, finisco la piadina e mi dirigo verso Mutonia. E appena arrivo capisco che questo posto non vuole essere visto, vuole essere scoperto. Parcheggiamo e direi che adesso può ufficialmente iniziare questa avventura. Andiamo. Ok, io sono entrato sperando che qualcuno mi accolga, che sia disposto a parlare con me. Però appena entri, subito sulla tua sinistra trovi queste cose. Cioè, immagina a casa tua, oppure quando entri a casa di un tuo amico, e la prima cosa che vedi è una mucca fatta di ferro, senza carne, credo un uomo con una cresta, e sto bestione che non saprei neanche come descriverlo, cioè non so che cosa sia. E è un cavallo là in fondo, proprio lì. Quindi questo ti fa capire la creatività che c'è qui dentro, che tipo di persone potrei andare a incontrare. Sto sentendo dei rumori venire da un magazzino, forse c'è qualcuno che sta lavorando, qualcuno del posto. Vediamo se riesco a intercettarlo e se ha voglia di fare due chiacchiere con me. Proviamo. Sono da Canada originale, da Vancouver. Quando avevo 22 anni è andato da Canada a Manchester. Ok. Io sono abitato in Inghilterra per più o meno 10 anni, mi sa. Ok. E poi Ho girato il mondo. lì avevo conosciuto alcuni dei Mutoid a Londra nei primi anni 90. E poi dopo è andato a Berlino un po' in giro prima di arrivare qua. Io conoscevo questo posto, conoscevo alcune dei gente di questo posto prima di arrivare. E in Canada cosa facevi prima di girare per l'Inghilterra?
Niente interessante, è per quello è andato via. Ah, Non d'accordo. ho fatto niente artistico. In Canada da giovane ho imparato come soldare, ho imparato Ok. come lavorare con la meccanica. Io facevo diverse cose, però non in una direzione artistica. Quando sono arrivato in Manchester ho iniziato a fare la scultura piccola, i portacandela, queste cose Ok. qui da vendere. Ah, ok. Tutto con Sì, materiale sempre materiale di riciclato. recupero. Sì, Recupero. sì. Ma anche da giovani, senza avere una filosofia di queste cose, l'ho fatto per bisogno. Io ho Ah, ok. preferito andare in discarica che andare dal negozio. Ok. Mentre cerco qualcuno da intervistare, mi ritrovo davanti al parco giochi. Qui tutto è costruito con ciò che il mondo ha buttato via. Sembra di vivere in un'altra realtà, in un altro mondo. Un mondo post-apocalittico, stile Mad Max, Ken il guerriero. E tutto quello che vedete, persino questo parco giochi, è fatto di materiale riciclato. Cioè, guardate la sedia di una delle giostre, di una della giostra è fatto con un cartello stradale. Appunto questo ti fa capire quanto tutto questo è fatto con materiale riciclato. E la cosa che più mi incuriosisce è che questo gruppo è nato negli anni 80-90, quindi negli anni del boom economico, del benessere sociale ed economico, dove la parola riciclo, riuso non era così forte. Adesso viviamo in un'epoca dove c'è più consapevolezza, c'è più gente che ne parla, ci sono più mezzi mediatici che ti fanno capire di quanto questo mondo sia vittima dell'iperconsumismo. Ma all'epoca, loro sono stati, volenti o non, dei rivoluzionari. Supero il parco e mi avvicino a un capannone che vibra di metallo. Entro e lì incontro Tommy, italiano, artista del ferro. Un uomo arrivato dopo, ma rimasto perché Mutonia l'ha riconosciuto. Per me è stato naturale, ho sentito anche una naturalezza da parte loro nel accettarmi nel gruppo. Il fatto di fare sculture, il fatto di essere, tra virgolette, artista. No, mi dillo, piace. artista. Togli tra virgolette. Vabbè, non lo so, No, sono gli no, altri no. che dovrebbero dirlo. Te lo dico io, allora. Ok. È un po' il nostro modo di essere, il stile di vita che facciamo, lavorare fuori vivere fuori dai canoni classici standard della società, cioè un pullman, un camion, cose un po' così all'aperto, un po' nomade tra virgolette, anche se siamo fissi qui, è proprio uno stile di vita che è diverso, cioè uscire fuori Gli schemi. dagli schemi, che non è una questione proprio per forza di essere, è proprio un modo di si vive meglio, secondo me si vive meglio. Sì. Ci sono dei pro e dei contro, chiaramente, in tutto quello che si fa. Secondo me è questa la mia normalità. Ok. Ha quell'aria da Mad Max, ruvida e visionaria. Ma cos'è davvero Mutonia? A raccontarmelo è Andy, musicista e una specie di sindaco sulla carta, anche se qui nessuno sta sopra qualcun altro. Perché qui non c'è chi comanda e chi obbedisce. Qui esiste solo un noi. Su carta voi che cosa siete? No, su carta è un po' parco artistico con i residenti di artisti che vivono qua nel nostro proprio, come si dice, i nostri atelier, i nostri officini per costruire arte, quindi tutto risulta come siamo sia le nostre abitazioni, sia tutto quello che facciamo, siamo un'opera d'arte. Ciao, sono un'opera d'arte. Abbiamo un'associazione di promozione culturale, no profit, che fondamentalmente è un modo in cui il comune può relazionare con molti, perché altrimenti non avendo una struttura, un nome ufficiale, come stiamo chiedendo permesso a quei ragazzi, non funziona. Ok. Quindi l'associazione culturale di promozione culturale Mutonia, e avevano bisogno di uno che firmava le cose. Siamo come Giorgio Napolitano, non so cosa firmo, ma firmo. Un ruolo qua è da mantenere questo posto, mantenerlo bello e fare arte con riuso, quindi cioè, chi viene qua che non solo vede le sculture, ma vede anche come gestire una vita diversa. Quelle che sono state buttate via, vecchie biciclette, vecchi cisterni, perché non può diventare un vaso di fiori, che non so se si vede dietro di me, Sì, sì. cioè dei cerchioni di macchina, cioè, li riempi di terriccio e fai diventare, così non ci vanno le zanzare, invece ci crescono i pomodori. Quindi... Però c'è così tanta roba buttata via che
penso che una delle lezioni che la gente prende passando qua, ma si può anche vivere diversamente. Consumate di meno, usa quello che trovi intorno, cioè la vita può essere divertente che la fai te. Cioè, io l'ho scritto una volta, la vita non è brutta, è solo raccontata male. Ci sono mille cose che devi inventare, quindi inventare cose nuove, guardare il futuro, veramente. Fermarsi troppo sul passato, vai avanti. La vita è divertente solo se la fai tu. Io questo principio lo sto imparando adesso. C'è chi invece non l'ha mai studiato, l'ha vissuto. Come Debs, una delle storiche di Mutonia, presente fin dal giorno zero. E la casa è il posto dove si sente il tuo rifugio, il tuo posto. E questo adesso è un rifugio per voi? Sì, Sì. sì, perché la casa non è solo il posto. È il posto anche, Sì, ma cioè, sono le persone che sono dentro. E com'è stato quando vi siete piazzati qui Dai, a Sant'Arcangelo? bello, Come vi siete sentiti? bello. Anche quel popolo? Sì, il popolo è sempre, si sono sempre stati molto affezionati a noi, anche ai tempi, ricordo che, perché in quei tempi lì avevamo molto più colori, cioè capelli colorati, un po' più punk. Sì, i locali hanno detto sempre, oh no, ma sono solo i mutui, siamo sempre tranquilloni. siamo sempre stati accettati. Saldare, lavorare il ferro, questo è un lavoro da uomini, molti pensano, no? Ti hanno mai fatto capire, ti hanno trattato un po' diverso? È sempre una cosa, per esempio quando vado a comprare le cose per saldare, cioè uso anche il plasma, è sempre quella, oh, ma è una donna, è sempre così, anche ancora se adesso? Sì, ancora adesso. Però gli hai fatto vedere i tuoi lavori, tutto Sì, quello. sì, quindi diventa un po' più accettato, diciamo, che Rispetto a il mestiere prima. di tutto. Però sì, all'inizio era una cosa molto strana. Anche una ragazza, io guidavo camion, c'è anche quello lì, No. era guardato come, ma c'è una donna che guida un camion. Chissà quanti incidenti. Capito? Che le gente sono, sì. Sì, no, l'attitudine hanno cambiato durante gli anni, ma non molto. Non molto. Non molto. Però meglio di prima. Sì, sì. Ti chiedo l'ultima domanda, Dai. che è quella più importante, Ok. che hai già capito qual è, il tuo messaggio. Il mio messaggio, anche se sembra banale, di seguire le tue dreams, come si dice? Sogni. Sogni, di seguire i tuoi sogni, di non mollare e di essere fedele a tu stesso. Ecco il mio messaggio. Beh, è quello che hai fatto te. Credere nei propri sogni, lasciare andare quello che è stato, vivere il presente e lavorare su chi voglio diventare. Mutonia me l'ha ricordato così. Un tempo era un rifugio punk, pieno di ribelli e acconciature improbabili. Oggi è una famiglia, una casa, amici, fratelli e sorelle. Gente che con l'arte del riuso dimostra che la vita può essere più semplice di quanto ce la raccontiamo. A volte arrangiarsi con quello che hai ti rende più felice di qualsiasi altra cosa. E saper dimenticare, voltare pagina, ripartire nonostante le difficoltà è l'inizio di qualcosa di nuovo. Il passato è passato, il futuro dipende tutto da te. Io continuo a cercare. E tu? Ogni persona che incontro custodisce un messaggio, piccolo, ma capace di cambiare tutto. Queste sono le loro storie. Per scoprirle iscriviti al canale e condividi i messaggi della teoria del niente.